Oggi ho qui con me Martin Nemec. Dimmi se sbaglio anche nel pronunciare qualche nome. Io ti ringrazio innanzitutto di aver accettato di essere qui in questa rubrica, diciamo, che io faccio, che si chiama Chiacchiere Distintive. Tu in questo momento sei nella squadra Wulicard lì in Corea e da 3 anni fai il preparatore atletico e in questo caso sei sia preparatore atletico che assistente allenatore, dopo aver avuto una lunga carriera come giocatore, perché tu hai giocato per 15 anni in 9 paesi differenti, vero? Sì, esatto, 9, sempre in giro. E sei finito anche in Corea, quindi insomma un bel giro. Giocavo 3 anni come giocatore qui in 2 squadre, ma sempre in viaggio dopo Corea di nuovo in Europa e sono tornato dopo un anno a Trento e di nuovo tornato in Europa che quando mi ha finito carriera infortunio grave, quindi Ai ai ai. per Beh, però questo. sei comunque rimasto nel mondo della pallavolo. Quando ci si innamora poi non la molliamo più. Esatto. Dunque, Martin, io ti ho voluto qui in questa intervista. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube per avere in anteprima le interviste ai grandi tecnici di pallavolo. Proprio per il tuo ruolo e proprio perché hai comunque una grande esperienza all'interno della pallavolo da tantissimo, veramente da tantissimo tempo. Ti inizio a fare innanzitutto subito una domanda specifica, diciamo così, del tuo ruolo. E vorrei sapere appunto quanto è importante il tuo ruolo per un atleta giovane, quindi per un atleta della giovanile. Sì, si serve dall'inizio, specialmente da giovani, prendere abitudini dall'inizio carriera, perché se non lo facciamo bene, se gli allenatori scavalcano qualche le cose all'inizio e dopo sempre è difficile impararsi di nuovo oppure cambiare le tecniche, i giocatori sono dopo stanchi cambiarla oppure non hanno voglia a cambiarla, quindi meglio iniziare dall'inizio con tecnica giusta, con movimenti giusti e specialmente una cosa di quelle tre è giocare anche tutte le sport perché giocatori sono dall'inizio fissati troppo per pallavolo, ma in realtà come sappiamo tutti che pallavolo si può giocare con tutte le parti del corpo, quindi seguono sport altri tipo pallamano, pallacanestro, calcio, sciare è buono per coordinazione, nuotare quando articolazioni si sviluppano, no? Quando tendini crescono ancora muscoli, ok, non ci sono all'inizio, ma dopo quando quelle cose fondamentali all'inizio sono buoni, dopo anche muscoli crescono molto meglio e hanno più salute. Quindi questa cosa è molto importante all'inizio, una di queste tre. Altra che devo dire divertimento, specialmente divertimento, è giocare tutti in campo, tipo ingrassati, dimagriti, alti, bassi, veloci, lenti, belli, brutti, tutti devono giocare, tutti in campo perché non se non divertono in campo non rimangono a giocare pallavolo, se non divertono anche è buono, stimolante in futuro quando lì i giocatori sono, sai molto bene che più infortuni, spesso voglia non c'è, fa male corpo, lì quello divertimento, amore per pallavolo aiuta tanto, sai, dopo amore ti spinge, dopo sono questi stimoli molto importanti, quindi non esagerare, se dice italiano, esagerare, Sì, non esagerare. non esagerare questa cosa che è specialmente anche divertimento molto importante per giovanili. Una di altre cose che
come abbiamo detto all'inizio, imparare, insegnare buona tecnica, perché dopo tempo non c'è. È uscito anche un articolo che ho fatto poco tempo fa, che giovani imparano lungo periodo tecnica sbagliata e dopo è corto periodo per rinnovare, per Certo. cambiarla, e anche non c'è spazio perché lì si gioca per scudetto, coppa, nazionale. Sappiamo che nazionale durante tutta estate, quindi non c'è tempo, non c'è break per essere calmo e cambiare qualche tecnica, quindi tecnica si deve cambiare o durante il periodo nazionale o durante il periodo in club, quindi non è così facile riparare dopo le cose, quindi dall'inizio veramente avere massimo focus per imparare giovani giustamente come cadere, come saltare, come toccare la palla e altre miliardi di cose, quindi giovanili molto importanti. Quindi diciamo il basic deve essere fatto correttamente. Esatto, ogni giorno, perché bimbi loro non pensano di abitudini, dobbiamo pensarci noi, perché sono alcuni allenatori ancora, oppure giocatori che sono soddisfatti abbastanza che io attacco bene, mi riesce a giocare bene, sono stella, ma non cade giusto, oppure tira Mm, la palla che è pericoloso per la spalla, ma certo. non sente dolore quando ha 16 anni, sentirà dolore quando avrà 23-24 anni. Noi avevamo, forse quelli più vecchi ricordano, un schiacciatore famoso dalla nazionale slovacca, Branislav Pistovic, Mm. giocava anche in Italia, mi sembra a Verona un anno, a Città di Castello. Quando io ero a Perugia lui era in Città di Castello dopo un infortunio grave, ma grave, ginocchio spaccato. Mio allenatore, amico, preparatore fisico in nazionale diceva: Branco, non puoi cadere così perché il tuo corpo sta ruotando ancora e succede qualcosa grave con il tuo ginocchio, e dopo 4-5 anni è successo, non subito quando Mm, diceva, ma è successo in certo. futuro, quindi sono le cose a che anche io sono molto molto attento per queste cose. Anche io avevo problemi con la spalla e lo so dove facevo quando ho analizzato miei movimenti e studiato dopo carriera di giocatore, studiato più corpo e più queste cose, ho scoperto dove facevo errore e adesso insegno ai giocatori le cose Certo. giuste. A Quindi, fare i giusti movimenti, certo. esatto, esatto, sono tante cose pericolose che giovani sono soddisfatti quando hanno 14, 15, 16 anni, dopo sono pigroni anche a cambiare la tecnica perché sentono bene. Stessa cosa è successo a me a Perugia con Vincenzo Di Pinto quando è arrivato a Perugia come secondo posto e mi cambiava tecnica, e io non riuscito a non colpire campo, io non ho riuscito a colpire palazzetto, così ero scarso 2 mesi ero scarso, tutti arrabbiati in altro campo che Martin non ci alleniamo perché scusa ragazzi, io cambio tecnica, dammi un paio di Il settimane, quindi tempo, certo. Quindi diciamo poi modificare diventa più complicato rispetto a imparare da subito il giusto movimento, certo. Bene, e diciamo così, io vorrei sapere da te, dato che se ne discute molto, a quale età è bene iniziare per un giovane a giocare a pallavolo per evitare problematiche durante quella che è poi la crescita, perché alcuni parlano di 7, 8, 10, 12. Vorrei capire bene, secondo te, qual è più o meno la fascia d'età giusta. generale fare sport, adesso lo so anche più cose come papà perché ce l'ho 3 bimbi, 7, 5, 3 anni, adesso dico a loro che mangiate 100 kg di cioccolati, miliardi di biscotti, 3 volte pranzo, 5 volte cena, mangiate 24/7 e se mangiate così avete un sacco di energia, dovete spendere energia e facciamo sport, anche più semplice perché sanno che io ero giocatore, adesso registrano già che sono allenatore e lavoro in sport, quindi molto più facile forse per me forzare un pochino leggermente a loro per sport, quindi dicevo che
dai, facciamo 2 sport alla settimana, con calma, 3-4 volte alla settimana, per creare abitudini come andare a bagno, come mangiare, abitudini come lavare i denti, come abitudine andare in letto, abitudine andare a scuola mattina, da lunedì fino a venerdì, e abitudine anche fare sport, non per premi o vincere su qualche torneo, ma qualsiasi, anche giocare un po' in giardino calcio, toccare un po' la palla, camminare, correre in negozio solo per divertirsi, no? Che bimbi prendono abitudini fare sport, anche per tutta la vita, non parliamo solo di pallavolo, ma per generale, per fare sport per sempre. E dopo sappiamo che pallavolo è molto complicato, come dicevo prima, che saltare, cadere, no? È molto, tanta pressione per l'anca, tanta pressione per schiena, ginocchi, no? Non è facile quando cade qualcuno 300 volte per caviglie, eccetera, eccetera. Quindi io sono convinto che è meglio quando bimbi girano tanti sport, tipo iniziare con ginnastica leggermente, nuotare, sport Moto. molto buono per anche bimbi, sia per bimbi, anche per tutta la carriera, perché anche per recovery, anche per rilassare muscoli, eccetera, eccetera, è molto buono. Dopo pallamano, pallacanestro, girare tanti tipi di sport. E pallavolo, uno di ultimi sport che bimbi provano, secondo me. Ok, Ma dai, diciamo 13, 14, 15 a posto, non lo so, ok. ognuno è diverso, ognuno è diverso. Sì, 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 no, però è chiaro, diciamo, il concetto, logicamente. Bene, io sono d'accordissimo perché effettivamente fare sport è vitale, è vitale. Poi, a prescindere, non è che uno, come dici tu, non è che si parli per forza di pallavolo, però lo sport ci aiuta tantissimo in tantissime cose, quindi è bene abituare i bambini già a farlo da subito, praticamente. Esatto. Perché i bimbi non pensano che come si dice, a scelte. I Ah, bimbi non hanno certo, scelte, loro lo fanno, che dici, lo fanno, no? Se qualcuno alla torre massacra, certo che non lo amano, non rimangono a fare quello sport, ma loro non stanno pensando. Anche mio secondo bimbo voleva fintarsi, no? Che non voglio fare tennis, no? E voglio staccare sport, ma io non ero arrabbiato, ma solo dicevo, ok, tennis no, quindi scegli altro, perché no, abbiamo regole che sono due sport ognuno deve avere. Quindi se certo. non voglio fare uno, ok, puoi fare altro, con calma. E sceglierne un altro, certo, certo. Bene. E invece per quanto riguarda il tuo ruolo specifico, diciamo, come preparatore atletico, come assistente allenatore, ehm, quanto conta stimolare gli atleti, soprattutto nel tuo livello, e a dare il meglio, diciamo così, e quali sono, diciamo, dei tuoi piccoli segreti per farlo? Io, come all'inizio ti ho detto, che giravo tutto il mondo quasi con pallavolo, giocavo in 9 paesi, e da ognuno allenatore ho preso cose buone, da qualcuno di più, a qualcuno di meno, ma sempre ho preso qualcosa per modulare mia carriera. Non posso dimenticare, specialmente inizio con un esempio, mio amico Vincenzo Di Pinto, che quando mi montava mi ha riparato mia tecnica. Mi ricordo una storia, tipo, io avevo giornata veramente nera, no? Sono giornate che non hai voglia a fare, non alzare dal letto, no? E io avevo quel giorno specialmente che non ho dormito bene, mi ha fatto male qualcosa, mi mancava fidanzata, famiglia, zero, da solo. Era giornata che ha scavalcato anche colazione, quindi fame, mattina, e Vincenzo mi ha detto, dai Marti, rimaniamo qualche attacchi, no? Ho preso miliardi di palle, e ho detto, Dio buono, ma volevo riparare il mio attacco, ma non quel tempo, no? Non in quel Non, momento. non quel momento. Ma Vincenzo, con faccia pocherino, lanciava la palla, no? E io attaccavo asta,
rete fuori, no? Arrabbiato di più e più e più e più e più, e dopo cacciato la palla, arrabbiato, incazzato nero. In 20, non lo so, no, in un secondo quelli pensieri la mia testa, Vincenzo era dietro e io pensavo, no Martin, cosa fai? Sei giovane, lui vuole lavorare con te, lui ti dà suo massimo, è rimasto con te e tu fai questi gesti, no? Ero non contento con me, io non ero contento con me, sai, quando io ero personalmente, sai, ho detto che azione faccio, e io andato a lui, volevo girare e andare a lui e dire scusa Vincenzo, ma sono arrabbiato solo. Ma lui è arrivato primo, lui era subito dietro di me, io ho pensato che lui mi mazza, no? Verbale, che mi dice qualcosa. E lui ha appoggiato mano sulla mia spalla e mi ha detto, Martin, dai facciamo, io ho capito, dai facciamo 2 o 3 buoni e andiamo a pranzare, sai. Lui poteva massacrarmi, lui poteva dirmi qualsiasi cosa, è giusto, perché io ho sbagliato cosa, ma lui aveva questo gesto, e con questo gesto io volevo dare più 200 attacchi. Comunque io sentivo male, ma questo gesto mi ha alzato voglia, quindi questa cosa io anche uso con i miei giocatori, per esempio, sai, questi finti, quando qualcuno sente male, io arrivo, dico o scherzo, oppure faccio motivazione, oppure scelgo tipo di voce basso quando lui aspetta che io alzo voce, sai, e stimolare veramente i giocatori per dare massimo, perché so che non è ogni giorno domenica, diciamo, in Slovacchia, no? Sì, si dice anche in Italia. Anche io avevo qualche volta 20% in attacco, anche io ho sbagliato 7 battute al partita, quindi succede, no? Certo. Quindi motivare e stimolare il giocatore è veramente per me numero uno, e anche lo so che alcuni in mia carriera hanno parlato con me come con cane, e io non ero convinto a muoversi neanche con dito per lui, che io ho detto no, questo tipo di parlare non potevo accettare neanche come giocatore, e io dicevo per me lo stesso che anche se divento allenatore non lo farò mai così, con questo modo di... Certo, comportarmi in questo modo. Mai non, come si dice, comandare, non comando, Comandare. ma persuando sempre persuando il giocatore per fare il suo massimo dalla sua potenzionalità, per fare, ce l'ho una teoria, anche passo piccolo avanti che passi dietro. Qualche volta facciamo passo grande avanti, qualche volta meno, qualche volta millimetro, ma è importante sempre avanti che dietro, e queste cose mi piacciono, sai, handle, come si dice, non lo so. Sì, no, è chiarissimo. Emozioni, lavorare con gente, con umano, sempre umano, sempre scegliere cose umane, strade di buona sensazione, sempre così. E non in maniera negativa, diciamo così, certo. Sì, perché negativa crea sempre negatività, la guerra crea sempre guerra, no? Questo negativismo crea sempre negativismo. Quando io forzo giocatori ogni giorno e sarò coglione, loro non lo fanno niente per me e per la squadra dopo, no? E quando lo faccio vedere umanità e faccio vedere e lo regalo energia positiva, dopo tutto quello bene che lo faccio, tutto buono, si torna in campo, si torna in momenti difficili, si torna in partite quando siamo 2-0 sotto, queste cose si tornano sempre. Io ce l'ho dopo stimolo per alzare voce e svegliare, e dai, ma se lo forzo 4 mesi ogni giorno, dopo se lo forzo in 2-0 sotto in una partita, nessuno non reagisce, quindi sì, certamente tutti gli allenatori che allenano 30-40 anni sanno molto bene che linea è molto sottile, sai, per essere buono, cattivo, per spingere, non spingere. È vero, verissimo. Quello è arte di coaching, no? Questo si dice Certo. arte di coaching, sapere quando posso io Esatto. un pochino spingere, o meglio fare passo dietro. Quindi Esatto. detto che non ho esperienza ancora tanta, ma lo sto lavorando per questa cosa.
Beh, è già una comunque diciamo che anche se il giocatore non conosce proprio tutte le sfaccettature dell'allenatore, di ciò che c'è dietro, però anche aver giocato così tanto tempo e poi esserti ritrovato dall'altra parte ha un grande valore, no? Per capire quella sottile linea di cui parlavi, è vero? Per concludere, volevo farti un'ultima domanda, così tipo one shot, velocissima, però mi piacerebbe sapere da te diciamo, una cosa del tuo lavoro che ti soddisfa appieno e una cosa che invece, diciamo così, un pochino di più è frustrante, ti frustra. È un pochino simile che terza domanda che mi soddisfa, che io lo dico qualcosa al giocatore, che cosa lo penso che può aiutare a lui tecnicamente, oppure in sala pesi qualcosa, lui prima lo ignora, questo quello che è meglio, quello che è normale naturalmente, che qualche volta qualche giocatore lo stacca, ma dopo lo tiene, lo prova, scopre che è veramente buono, che Martin mi ha detto, lo fa e dopo ti dice che avevi ragione, oppure in palazzetto quando dico al giocatore che sei molto molto bravo, ma quando lo cambi un pochino questa cosa può essere molto, molto di più Eh, 20-30%, quando cambi una piccola cosa, e lo vedo che lui battaglia con questa informazione un paio di settimane, dopo lo prova, dopo lo fa, vede che è molto meglio, sente più comodo, anche i numeri sono più alti e dopo mi dice che oh, grazie mille. Io dico dopo, ma se lo fai subito sei bravo più presto, ma ok, comunque meglio È più meglio. tardi che mai, meglio più tardi che mai. Quindi, ma questo sono questi tipi di soddisfazione che mi piacciono un sacco, che posso aiutare alcuni quando studio video, oppure lo vedo dal fuori dal campo, quando non sono dentro il campo, quando qualcuno fuori vede altre cose, quindi questa cosa mi soddisfa tanto. E il contrario che mi dispiace e mi frustra è che qualcuno veramente, oppure medio livello di giocatore, oppure basso livello, e lo dico certe cose come può migliorarsi e non lo fa, oppure non ha voglia a fare, è peccato, perché sono spesso cose piccole che possono aiutare tanto e il giocatore non è capace a farla, oppure non ha voglia, oppure non riesce. Questo mi frustra. Io sempre trovo modi come aiutare, ogni giorno trovo modi. Sai, a volte magari non comprendono che il tuo in realtà è un aiuto, non è una guerra, no? A Esatto. volte mi sembra che alcuni giocatori e anche giocatrici, se posso permettermi, perché io sono stata anche in mezzo alle donne, e vivono la correzione da parte dell'allenatore quasi come no, non sei bravo, però c'è qualcosa che non va e quindi se la vivono male, invece che vederla come un aiuto che può farti diventare ancora più bravo, Sì, sì, no? esatto. Ne parlavo proprio ieri con un altro allenatore che allena una giovanile e anche lui mi ha detto ho questa grande difficoltà, lui allena delle ragazze under 16 e mi ha detto sembra che quando io le riprendo la vivono quasi come un ce l'hai con me, c'è qualcosa che non va con me e invece dice non sfruttano le informazioni che invece io gli do per diventare ancora più forti. È così, purtroppo. Bene, E noi abbiamo un filosofo che, non lo so, lui era da 300-400 anni, non lo so quell'età. uh-huh. Lui diceva, quando lo dici, dimentica, quando lo spieghi, lui capisce, e quando lo tieni dentro, lui lo fa, no? Quindi anche lo vedo molto bene, anche a me, no? Allenatori dicevano che Martin, dai, occhio, pallonetto, sai. Sì, sì, sicuro. Fra 20 secondi non c'ero lì, no? Subito lanciava bicchiere a testa mia, no? Durante partita. Quindi so molto bene che sono le cose, anche adesso scherzo con un giocatore che, oh amico,
3 anni, ti dico, e 3 anni dentro fuori, no, dentro fuori Ah, solo. Lui rideva, io sto cercando altri modi di cambiarlo, esercizi, ma è divertente anche, non sono, certo. sì, è una parte, un tipo di frustrazione, ma non che vado a saltare dalla finestra, no? No, Cerco no. di trovare altri modi, come 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 andrà, come Certo, sì. magari anche il cercare, come dici tu, di trovare il modo poi di arrivare ai differenti giocatori, perché poi sono differenti persone, no? Quindi uno deve Esatto. trovare il modo di riuscire ad arrivare a ognuno singolarmente. Esatto, che qualcuno vuole cambiarsi, qualcuno no. Anche io Mh, questa cosa devo rispettere. Anche io volevo un certo tipo, oppure certe stagioni, qualche parte della mia carriera volevo fare qualcosa di diverso, ma più tardi no. Oppure quando ero giovane facevo certe cose molto più semplici, dopo più difficile. mh, Capisco anche emozioni negative quando qualcuno esplode e mi dice che io avevo Agamez 2 anni fa. Liberman Agamez è molto aggressivo, buona persona, molto buon giocatore, veramente bravo, 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 ma anche lui aveva momenti quando lui era aggressivo e io sempre dicevo, dai, poi lascia emozioni uscire dal tuo corpo, tua bocca. Io capisco, io ero uguale, io ero lo stesso, quindi io capisco molto bene emozioni e dopo dipende da mia qualità assorbare e dopo creare il successo. Quindi certo. giocatori, io sono convinto completamente che meglio emozioni che escono che qualcuno lo tiene dentro. Trattenerle, certo, certo. Bene, bene. Io sono molto contenta di questa intervista, veramente, secondo me hai detto delle cose fondamentali, fondamentali. Grazie mille, grazie Grazie mille. Martin, buona serata.